Finisce qua il nostro campionato, finisce qua la Serie A. Siamo arrivati fino all'ultima, era tutto matematicamente ancora in bilico, molto difficile che noi ci riuscissimo a salvare. Comunque, di fatto fino all'ultimo siamo stati vivi. Adesso stiamo vedendo le immagini dei calciatori distrutti, compreso Di Francesco, che non si meritava questa retrocessione, anche questa. Io onestamente, ragazzi, oggi non ho da dire nulla. Ci hanno provato, errori difensivi di leggerezza, ma soliti, insomma, ed è il motivo per cui siamo anche retrocessi, forse comunque che difensivamente non siamo stati eccelsi, Sì, soprattutto nella prima parte di campionato, però che nella comunque, seconda comunque sì, sì. direi. Comunque bravissimi in ogni Sì, caso, si è visto che si sono impegnati veramente fino all'ultimo minuto, non hanno mai mollato in questa partita, infatti veramente complimenti. In attacco anche sono stati bravi alla fine, in difesa un po' meno come al solito, però come hai detto tu, si è è sentita la normale. mancanza più che altro secondo me Esatto, oggi, proprio oggi che non è praticamente mai mancato Izes, oggi non c'era, si è sentito sì. nelle sicurezze proprio della squadra. Là dietro ho visto i difensori proprio tutti e tre in difficoltà, poi Sverco, comunque avversari difficili, Colomoni, con Seisao, sta gente qua brava nell'uno contro uno, non è facile da gestire. Comunque di fatto hanno fatto veramente il massimo. Qualche errorino, però oggi non è il problema oggi, ecco. Anche No, perché comunque anche avessimo fatto il partitone esatto. non sarebbe cambiato nulla, No, perché di fatto il Lecce ha vinto, quindi saremmo stati comunque retrocessi direttamente. grande impresa del Sì, Lecce, perché tutto il secondo tempo sì, alla fine è stato in 10. sì. Complimenti a loro, sono riusciti a portarla a casa lo stesso. Sì, la Lazio è stata tutto il tempo ad attaccare, hanno difeso benissimo a quanto pare, quindi veramente se lo sono meritati e se avessimo vinto comunque non sarebbe servito a niente. Sì, sì, Quindi no, meglio così assolutamente. alla fine. Sì, Sì, retrocede pure l'Empoli insieme a noi. Tra l'altro no, sull'Empoli non me l'aspettavo, perché era quella col calendario secondo me più esatto. semplice, onestamente parlando, e invece comunque Sì, ha perso contro il Verona, mi pare, è sì, ufficiale. deve essere la favorita, ormai lo Secondo me dicevamo da sì. settimane, quindi era più plausibile che vincesse lei e fosse salva, invece no. E, è veramente triste. Appunto. Sì, Più non tanto perché, vabbè, per noi ce l'aspettavamo, comunque ci già da scorsa aspettavamo, settimana. esatto. Io Mi io ho dispiace, sentito il peso da settimana scorsa, più sì, che sì, altro. ma anche quando è iniziata la partita io ero subito, cioè già sapevo già come sarebbe andata, poi i primi minuti, Primo minuto. comunque, esatto, il primo minuto hanno dimostrato veramente tanta voglia, quindi un po' ci abbiamo creduto, però comunque mi dispiace tanto per Di Francesco in ogni caso, perché non se lo meritava Anche anche stavolta. questa volta. Sì, di fatto siamo partiti fortissimo, veramente fortissimo, e della gara qualcosa bisogna pur dire. Siamo partiti forte, subito il gol, mi sono illuso il giusto perché sapevo comunque dei limiti difensivi della squadra, insomma, adesso la vediamo da 38 partite, un Mm, po' ci conosciamo, quindi avevo le mie perplessità sul fatto che durassimo altri 89 minuti più recupero tra primo e secondo tempo a tenerla e difatti poi anche al quarto minuto annullano il gol alla Juve ma avevano già pareggiato mm. con un gran gol di Alberto Costa, per fortuna lì era fuori gioco. Comunque già nel primo tempo insomma la Juve con due gol su errori difensivi nostri, leggerezze, Sintien che rinvia la palla male, e una rimessa laterale che non scappano tutti all'indietro come sarebbe dovuto Sì, succedere. Sverco lascia un buco gigante lì perché non si capisce con Dumbia, vabbè, comunque Sì, sì, che lì, poi si crea la rimessa e da lì, dalla esatto, rimessa si c'è scaturisce, mi un pare il buco in primo gol, difesa, sì, o il secondo. E, vabbè, quindi comunque poi il secondo tempo Apsa trova il gol e lì un minimo, insomma, ci crediamo ancora perché i risultati erano ancora in bilico, sì, il Lecce era ancora in vantaggio, però mancava ancora sì, tutta la quasi partita. tutto il secondo tempo, insomma, c'era ancora tempo, però insomma, adesso insomma è definitivamente finita. Chiudiamo il transfer campionato penultimi, piccolo dispiacere perché cioè, di fatto 2 settimane fa eravamo quarto ultimi, avevamo tutto nelle nostre mani
Purtroppo più che altro io il peso della retrocessione l'ho sentito tutta settimana scorsa, perché avevo proprio avuto la sensazione che più che oggi insomma in settimana ho avuto tempo per metabolizzare. La settimana scorsa dopo Cagliari, lì ho capito che cioè, Sì, era... era finita, ma vedendo anche la prestazione che avevano messo loro in campo, un po' ci avevano trasmesso questa idea che avessero mollato anche loro poi. L'hanno buttata lì fondamentalmente, perché potevamo venire qua con un risultato diverso e poi te la giocavi. Sì, potevi mettere questa prestazione, potevi farla benissimo a Cagliari, non so perché non l'hanno fatto, e staremo parlando di altre cose. Cioè, Assolutamente. Comunque adesso tutti i discorsi su allenatore, cose, tutti rimandati. Adesso insomma ci ragioniamo, magari domani anche ci ragioniamo un po' meglio. Quindi scrivete qua sotto nei commenti quel che pensate sulla partita, e al di là della partita, sulla stagione che è stata. I motivi della retrocessione sono tanti, non sono imputabili all'allenatore. So che dall'esterno secondo me si parlerà tantissimo di Francesco Portarogna, di Francesco Portasfiga e ste cazzate. Perché diciamo superficiali. superficialità assoluta, ma ci sta, cioè, in Italia si ragiona un po' così e andiamo un po' a analizzare veramente la stagione per gli errori che ci sono stati. Ne avrà fatti anche Di Francesco, per carità, poi cioè, quando all'arrivo eravamo stati noi i primi critici. Esatto. Dopo comunque, soprattutto anche prima parte di campionato, lo siamo stati ancora, perché vedevamo degli errori reiterati. Sì. Comunque lui che voleva fare un certo tipo di gioco che evidentemente qua non si poteva fare, poi ha capito e la squadra comunque a me è sembrata messa in campo bene in tutta la seconda parte di campionato e ha fatto quel che ha potuto. E quindi ci sta. I problemi per me sono stati altri, soprattutto prettamente individuali, molti societari secondo me comunque, ma comunque noi lo sappiamo già, cioè stiamo ribadendo l'ovvio. Esatto. Comunque ci sarà tempo per discutere tutto questo. So che comunque a livello di giornali, anche soprattutto gente che non ha visto una partita nostra, si imputerà tutto di Francesco e ste cazzate, però va benissimo, insomma, sappiamo come va in questi casi qui e sappiamo la narrazione che c'è su Di Francesco. Esatto. Quindi va bene così. Adesso non so il futuro, non so cosa deciderà di fare, questo è un tema. Anche molti calciatori adesso sarà da capire, perché giustamente sono tutti i ragionamenti che adesso entrano in ballo. E poi si vedrà, insomma, adesso abbiamo tutta l'estate per ragionare e noi comunque non ci fermeremo, comunque parleremo di calciomercato. Andremo avanti anche il prossimo anno, ovviamente, anche in Serie B, chiaramente. Assolutamente. L'abbiamo sempre fatto, in realtà. Infatti, sì, no, perché c'era qualcuno che... vabbè, lasciamo stare. Sì, e ovviamente parleremo di tutto e adesso... settimana prossima, magari ecco, visto che non ci sono più partite, uscirà il video di analisi, diciamo, della stagione, dove faremo un po' un bel sunto, penso anche molto lungo, per descrivere un po' quel che è stata la stagione, perché ce n'è parecchio da parlare. Comunque domani facciamo anche il video pagelle, perché ci sta, è giusto, per gli abbonati, e poi il video solito risposta a commenti, così almeno riprendere un po' i temi, comunque ci facciamo, tra virgolette, un flusso di coscienza sulle prime idee, buttiamo giù le prime idee appunto per il video prossimo sull'analisi finale della stagione, secondo me. Domani mettiamo già 2 o 3 robe dentro e comunque va bene così. Grazie ragazzi che si sono impegnati, grazie a voi che ci avete seguito anche tutta la stagione, vi ringraziamo davvero tantissimo. Grazie. E ci saremo qua anche l'anno prossimo, anche in Serie B. E sempre Forza Venezia. Sempre Forza Venezia.